Salve, sono Flavia Bartolucci, figlia del generale Lamberto Bartolucci, generale di squadra aerea, che all'epoca dei fatti di Ustica era capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e poi divenne anche della Difesa. Sono presidente dell'associazione AVUDAU, Associazione per la Verità del Disastro Aereo di Ustica, e ho accettato questo grosso incarico per ricordare la memoria di mio padre e per non dimenticare il calvario che ha subito per più di 30 anni. La nostra associazione è intervenuta molte volte anche con i media, sui giornali, e abbiamo cercato un confronto con l'altra associazione, con l'associazione Verità delle Vittime di Ustica, a cui presidente è la senatrice Bonfietti. Però ogni volta che sono stati invitati non ci hanno mai risposto. E questo ci dispiace, perché la verità si può trovare soltanto confrontando le nostre idee con le loro, vedendo insieme e trovando un punto per capire che cosa è successo. Con la sentenza ordinanza di Priore del 1999, papà fu rinviato a giudizio per non aver dato tutte le informazioni a lui in possesso al governo, e in automatico quindi fu anche accusato di alto tradimento. Assolto in ogni grado di giudizio, nel 2007 la Cassazione ha definitivamente cancellato l'errata narrazione contenuta nell'ordinanza sentenza di Priore. Ordinanza sentenza che però continua ad essere divulgata come se la soluzione dei generali nei processi penali non fossero mai state celebrate. Vorrei ricordare che il lavoro istruttorio di Priore, che è un lavoro che è durato 10 anni, è passato poi al vaglio del processo penale e che lo ha completamente demolito. La verità processuale, dopo ben 3 gradi di giudizio, stabilì che non ci fu nessuna battaglia aerea, nessun missile, nessuna collisione, e il processo si è concluso con la soluzione piena, perché il fatto non sussiste. Per essere chiari, vorrei citare quello che dice il processo d'appello. La verità processuale c'è stata nel 2005 e la Corte d'Appello assolve dalle imputazioni Bartolucci e Ferri perché il fatto non sussiste, per mancanza assoluta di prove e non per insufficienza di prove, come molte volte dicono. Nel 2007 la Suprema Corte di Cassazione assolve definitivamente gli imputati, quindi Ferri e Bartolucci, dichiarando inammissibile il ricorso che aveva fatto sia la parte civile sia la Procura Generale di Roma. Ricordo che in primi anni '80 cominciarono le prime fuorvianti e arbitrarie notizie riguardo Ustica, e in particolar modo sul giornale e sul Corriere della Sera Andrea Purgatori cominciò a paventare l'idea della battaglia aerea, e questo influenzò non poco l'opinione pubblica nel ritenere che appunto questa tragedia fosse stata causata da una battaglia aerea, da un missile. Mio padre, per tutto quello che stava succedendo, era molto preoccupato, perché vedeva quello che scrivevano sui giornali e pensava anche lui: tutti quanti pensano che questa sia la verità. L'aeronautica in quel momento restò sempre in silenzio, in attesa però dei risultati della commissione ministeriale d'inchiesta, per questo che non ci fu una risposta alle accuse, a tutta tutto quello che avevano scritto sui giornali. Ma questo silenzio purtroppo alimentò sempre di più la teoria del complotto, e la sete di giustizia dell'opinione pubblica poi è finita per sfogarsi sui generali dell'aeronautica, e quindi su mio padre e sul generale Ferri in particolare anche. In quegli anni, quando cominciò il processo, anzi prima del processo, con l'ordinanza sentenza di Priore, noi come famiglia, noi figli e mia madre subimmo delle conseguenze a livello sociale, anche psicologiche, perché ovviamente la cosa stava diventando grossa, importante,
E mi ricordo anche che Priore mandò qui a casa la finanza, la Guardia di Finanza, la polizia, cercò in tutti i posti di casa e mandò la finanza e la polizia anche al mare, alla casa che avevamo all'Argentario. Sono entrati in casa per cercare non so cosa, forse fascicoli segreti, le prove segrete. E ovviamente non trovarono nulla, anzi chiedevano a mio padre alcune spiegazioni su cosa che aveva scritto sul computer, perché loro avevano un'idea completamente diversa di quello che veniva, diciamo, che mio padre poi le aveva chiarito. Sì. E poi avevamo il telefono sotto controllo, per anni abbiamo avuto il telefono sotto controllo, insomma papà fu trattato veramente come veramente fosse già un delinquente per questa storia, e questo a noi ci ferì tantissimo, perché la lealtà che lui aveva nei confronti dell'Arma Aeronautica, delle istituzioni, era veramente ineccepibile, e questo lo ferì tantissimo, ferì noi come figli, ferì mia madre tantissimo, e poi lui che subì veramente questo calvario, come ho già detto, per tantissimi anni, proprio tanti. Papà ha passato gli ultimi anni della sua vita e gli ultimi anni da quando è andato in pensione nei tribunali, partecipando a tutte le udienze, lasciato solo dalle istituzioni, fu escluso spesso dalla vita sociale e fu sostenuto da pochissimi amici, ma non ha mai perso la calma e la pazienza e ha atteso fiducioso l'esito della magistratura. Ecco, adesso vorrei ricordare le parole che sono state dette nel marzo del 2007 dal ministro della Difesa Arturo Parisi all'84° anniversario della Costituzione dell'Arma Aeronautica, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Vigna di Valle, che richiamando la tragica vicenda di Ustica diceva: la definitiva pronuncia della magistratura riconferma a voce alta la piena lealtà delle istituzioni e dei suoi uomini, che pur sottoposti ad accuse gravissime e ingiuste, hanno saputo mantenere una dignità e un rispetto per le istituzioni assolutamente esemplari, e della loro lealtà io voglio oggi rendere pubblico riconoscimento. Ecco, purtroppo questo riconoscimento a livello mediatico gli è sempre stato negato, ed è comunque doveroso ricercare la verità e dare giustizia alle vittime, ma secondo me è altrettanto doveroso rispettare la soluzione delle sentenze penali e non posso quindi accettare che ancora oggi giornalisti e politici parlino di mio padre come un fellone e un traditore, perché questo è oltraggioso, è vergognoso e indiscutibilmente ingiusto.